Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vediamo come fare il girasole. Questo dovrebbe essere l'ultimo tutorial di questa serie di tutorial in cui vi faccio vedere questo set per abbellire, per imbandire a festa la tavola di Pasqua. Nei precedenti tutorial avevamo visto come fare questo fiore e in quello ancora precedente come fare le basi, il sottobicchiere e il portatovagliolo. Quindi se non l'avete ancora visto vi lascio il link nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. Ma oggi vediamo come fare il girasole sia nella versione da cucire nel portatovagliolo che questo che lavoriamo direttamente sul sottobicchiere, e quindi non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Vediamo come fare il girasole. Iniziamo facendo un anello magico e nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi nel cerchio. E alla fine tiriamo il filo per chiudere il cerchio. La lavorazione è a spirale e quindi marchiamo l'inizio del giro con un filo o con un marker. Nel giro 2 lavoriamo 6 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto. Nel giro 3 lavoriamo 2 punti. Per 2 volte lavoriamo un punto in ogni punto e poi lavoriamo un aumento, 2 punti bassi nello stesso punto. E ripetiamo 2 punti, un aumento per tutto il giro. Nel giro 4 lavoriamo in costa dietro, vuol dire che prendiamo sempre solo la mezza catenella dietro di ogni punto. Lavoriamo 2 punti, un punto in ogni punto per 2 volte e una diminuzione, e per la diminuzione entro nel prossimo punto, porto fuori il filo, nel punto successivo porto fuori il filo e chiudo il punto. E questa è la ripetizione che ripetiamo: 2 punti, una diminuzione. Alla fine del giro riempiamo con un po' di ovatta, ma se non avete l'ovatta non importa, non riempite, non è fondamentale. E nel quinto e ultimo giro lavoriamo un punto e lavoriamo di nuovo prendendo tutto il punto. E una diminuzione. E per la diminuzione prendiamo le mezze catenelle davanti dei prossimi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro: un punto, una diminuzione. E alla fine tagliamo il filo lungo perché poi lo useremo per cucire il girasole al portatovagliolo. Infiliamo questo filo in un ago senza punta e chiudiamo il foro che rimane, entrando nella mezza catenella esterna di tutti i punti che rimangono, da fuori verso il centro. Tiriamo il filo per chiudere il foro. Se vogliamo passiamo ancora per qualche punto. E questo filo intanto lo lasciamo qui. I petali del girasole li lavoriamo nei fili che sono rimasti liberi
quando abbiamo lavorato il giro 4 prendendo solo il filo dietro del punto, e in ogni punto lavoreremo un petalo. Iniziamo facendo un nodino iniziale e lo agganciamo nel primo punto libero con un punto bassissimo, e questo punto bassissimo fa già parte della ripetizione che lavoriamo per lavorare ogni petalo. Ogni petalo lo lavoriamo tutto in un punto, quindi adesso nello stesso punto 2 catenelle, un punto alto, un punto alto doppio, due catenelle, un punto bassissimo in questo filo del punto alto doppio, un punto alto, 2 catenelle, e questa è la ripetizione che ripetiamo per ogni petalo. Nel prossimo punto un punto bassissimo, 2 catenelle, un punto alto, un punto alto doppio, due catenelle, un punto bassissimo in questo filo del punto alto doppio, un punto alto, 2 catenelle, e ripetiamo così per ogni punto, e alla fine avremo 16 petali nel giro. In questo giro ci sono davvero tanti punti e vi sembrerà che i petali non ci stiano tutti. In realtà possiamo sistemare i petali in modo che stiano uno davanti e uno dietro, uno davanti e uno dietro. E questo ci aiuta perché ci dà l'illusione che ci siano 2 giri di petali. In realtà, come sappiamo, il giro è uno solo. Sistemate i petali in questo modo e completate tutto il fiore lavorando anche tutti gli altri petali. E solo per l'ultimo petalo chiudiamo con un punto bassissimo nello stesso punto in cui abbiamo lavorato il petalo. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E questo è il risultato. Come vedete, sistemando i petali uno davanti e uno dietro, ci sono talmente tanti punti nel giro che sembra proprio che ci siano 2 giri di petali. Per il sottobicchiere lavoriamo il calice del fiore nell'archetto che abbiamo lasciato libero. Facciamo un nodino iniziale, agganciamo il filo, lavoriamo una catenella e in questo archetto lavoriamo 10 punti alti. Stringete i punti in modo che ci stiano tutti. Allunghiamo l'asola sull'uncinetto, entriamo nel primo punto alto che abbiamo lavorato e andiamo a riprendere l'asola, come quando lavoriamo un punto popcorn. Tiriamo il filo, in questo modo abbiamo creato un cerchio con 10 punti. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo
Agganciamo il filo giallo nel primo punto e lavoriamo un giro di petali, in questo caso 10 petali, uno per ogni punto, come abbiamo visto per il fiore, questa volta però prendendo tutto il punto. Una volta lavorato il giro di petali, questo è quello che otteniamo. In questo caso chiudiamo l'ultimo petalo nel primo, il punto bassissimo che lavoriamo lo lavoriamo nel primo punto. Annodiamo il filo, lo nascondiamo e piegando in due il lavoro otteniamo questo. Ed ora non ci resta che fare il cordoncino per fare lo stelo. Prepariamo una catenella doppia di 24 punti o di quanto volete, a seconda di quanto la volete lunga. Se non sapete fare la catenella doppia, ho fatto un tutorial in cui vi mostro tutto passo passo, ve lo lascio linkato nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra, cucendolo poi come abbiamo visto per l'anemone. E anche per oggi abbiamo terminato. Spero tanto che questa serie vi piaccia. Io vi devo dire che sono molto contenta del risultato. Fatemi sapere cosa ne pensate regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video. E se rifate questi sottobicchieri o i portatovaglioli, ricordatevi di condividere le vostre foto con me. Sapete che adoro vedere i vostri lavori, alle volte alcuni me li perdo, ma portate pazienza, ricordate di taggarmi, potete farlo in Instagram oppure nel mio gruppo Facebook, trovate i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, noi ci vediamo lunedì prossimo in un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!